tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questi fiocchetti ad uncinetto. Sono dei fiocchi facili, veloci da realizzare, però secondo me veramente perfetti, bellissimi, e li possiamo usare in 1.000.000 di lavori, dai lavori per bambini ai lavori per Natale. Fatemi sapere voi come usereste questi fiocchi e soprattutto se vi piace il tutorial scrivetemelo nei messaggi oppure regalatemi il vostro like. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, a voi non costa niente, è e sarà sempre gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. Basta cliccare il bottone rosso con scritto iscriviti qui sotto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Facciamo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo e lavoriamo 28 catenelle. 1, 2, 3, 26, 27, 28. Lavorate le 28 catenelle, le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella, controllando che non siano arrotolate. E cominciamo a lavorare in tondo sulle catenelle. Nel primo punto abbiamo già lavorato un punto bassissimo, che è quello con cui abbiamo chiuso il giro. Nel prossimo punto lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, poi lavoriamo 8 punti alti, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo, e abbiamo lavorato su metà delle catenelle. Ripetiamo tutta questa sequenza nell'altra metà delle catenelle. Un punto bassissimo, un punto basso, un mezzo punto alto, 8 punti alti, 1, 8, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo. E questo è il primo giro che lavoriamo. Ed ora lavoriamo sui punti del giro, su tutti i punti del giro, un punto bassissimo in costa dietro, prendendo solo il filo dietro del punto. Un punto bassissimo in ogni punto, senza tirare questi punti. 28, un punto bassissimo in ogni punto in costa dietro, una catenella e ruotiamo il lavoro in questo modo, in modo da vedere le catenelle iniziali. Sulle catenelle iniziali lavoriamo di nuovo questi due giri, iniziando dal punto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto bassissimo, che è l'ultimo punto del giro, dove avevamo lavorato il punto bassissimo della fine del giro 1. Da qui iniziamo con un punto bassissimo, un punto basso, un mezzo punto alto, 8 punti alti, un mezzo punto alto, un punto basso, un punto bassissimo, e ripetiamo ancora per completare il giro. Un mezzo punto alto, un punto basso,
e un punto bassissimo. E lavoriamo anche l'altro giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, in costa dietro, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Iniziamo dal punto bassissimo del giro precedente e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. E alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questo è quello che otteniamo, due parti uguali. Piegando il lavoro sulla parte più stretta otteniamo il corpo del fiocchetto. Facciamo un paio di giri intorno al fiocco con il filo per dargli forma e annodiamo. Per la parte centrale del fiocco lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi 7 punti bassi. Una catenella e un punto bassissimo in ogni punto, lavorando sulle catenelle iniziali dall'altra parte. E 7, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E qui tagliamo un po' lungo. Per le code del fiocco prepariamo una riga di 20 catenelle. Lavoriamo una catenella in più che conterà come primo punto bassissimo e partendo dalla terza catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, un mezzo punto alto, un punto basso, un punto bassissimo e ripetiamo la stessa sequenza nelle prossime 10 catenelle. Un punto bassissimo, un punto basso, un mezzo punto alto, 4 punti alti, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo. Una catenella e lavoriamo sull'altro lato delle catenelle iniziali. Un punto bassissimo in ogni punto. Anche nel primo punto bassissimo dall'altra parte che è una catenella.
e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la prima catenella che vediamo qui e rientriamo al centro dell'ultimo punto bassissimo che abbiamo lavorato. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, montiamo il fiocchetto. Mettiamo le codine dietro il fiocchetto al centro. Possiamo anche metterle dritte se vogliamo per il momento e se vogliamo possiamo fissare con uno spillo. E la parte centrale la mettiamo intorno appunto al centro. E con qualche punto cuciamo usando il filo di fine lavoro della parte centrale. Diamo qualche punto anche entrando più all'interno per cucire insieme tutti i pezzi e fare in modo che la forma del fiocchetto rimanga stabile. Alla fine facciamo un nodino in una posizione un po' nascosta e nascondiamo il filo. E il fiocchetto è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Come sempre spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, ma soprattutto che questi fiocchetti vi saranno utili per creare bellissime meraviglie e se così fosse non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto. Potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!